L'amica del cuore di mia moglie si è ubriacata al nostro barbecue in giardino e mi ha chiesto quando finalmente l'avrei lasciata. Tutta la festa è caduta nel silenzio. Poi ha pronunciato le parole che hanno frantumato il mio intero mondo. Aspetta, lui non lo sa. Mi chiamo Carter Jameson. Ho 37 anni e, fino a quel pomeriggio di giugno, pensavo di avere la mia vita abbastanza sotto controllo. Gestivo un'azienda di successo nel settore della gestione delle costruzioni, avevo una bella casa in un sobborgo decoroso di Portland e ero sposato con Victoria, mia moglie da 9 anni. Non avevamo ancora figli, cosa che Victoria giustificava sempre dicendo che voleva concentrarsi prima sulla sua carriera nel marketing. Le credevo, perché mai non avrei dovuto. Il barbecue era stata un'idea di Victoria. Amava organizzare queste feste, mostrare il nostro giardino ristrutturato con il patio in pietra su misura che avevo progettato io stesso, la cucina all'aperto, il focolare che avevo costruito con le mie mani. Quel pomeriggio si presentarono circa 30 persone, per lo più amici di Victoria della sua agenzia di marketing e i loro partner, insieme al mio socio in affari Drew e sua moglie Cassidy. L'amica del cuore di Victoria, Amber Hayes, arrivò verso le 2 del pomeriggio già con 3 bicchieri in corpo, a giudicare dal volume con cui parlava. Amber era una di quelle donne convinte che la brutalità dell'onestà fosse un tratto della personalità. Agente immobiliare, divorziata 2 volte a 33 anni, aveva l'abitudine di dire tutto ciò che le passava per la testa dopo qualche bicchiere di vino. Victoria di solito rideva delle sue battute, liquidandole come innocui discorsi da ubriaca. Ero alla griglia quando Amber barcollò verso di me, il bicchiere di vino che traballava nella mano. Le cosce di pollo stavano appena iniziando a bruciacchiarsi come piaceva a me, con quei bordi croccanti che fanno litigare per l'ultimo pezzo. Carter, disse Amber, ondeggiando leggermente mentre si appoggiava al bancone esterno. Posso chiederti una cosa? Certo, Amber, risposi, girando un pezzo di pollo. Dimmi quando la lascerai finalmente. La spatola si bloccò nella mia mano. Intorno a noi, le conversazioni cominciarono a spegnersi come pedine di domino che cadono. Le persone che ridevano si voltarono a fissarci. Drew, che stava raccontando una storia su un cliente difficile, tacque del tutto. Scusa, cosa? Dissi, posando con cura la spatola. Amber bevve un lungo sorso di vino, completamente ignara della tensione improvvisa. Victoria, quando la lascerai? Voglio dire, ormai devi saperlo, no? Il cuore cominciò a battermi forte, in un modo che non aveva nulla a che fare con il calore della griglia. Sai una cosa, Amber? Lei mi guardò, il cervello annebbiato dal vino che sembrava finalmente afferrare ciò che aveva appena detto. Gli occhi le si spalancarono. Oh, aspetta. Guardò intorno, vedendo tutte quelle facce immobili che ci fissavano. Lui non lo sa. Victoria comparve dalla casa con un vassoio di panini per hamburger. Vide Amber, me e il cerchio di ospiti silenziosi e il vassoio le scivolò dalle mani. I panini caddero sul patio come vittime di una battaglia. Amber, disse Victoria, con voce tagliente e disperata. Cosa hai detto? Ho solo chiesto quando Carter ti avrebbe lasciata, rispose Amber, ancora senza capire. Pensavo che dopo tutto quello con Brandon, si sarebbe zittita. Victoria sibilò, stai zitta, subito. Brandon. Quel nome mi colpì come un pugno nello stomaco. Brandon Pierce era il collega di Victoria nell'agenzia di marketing, il direttore creativo di cui parlava sempre. Brandon pensa che dovremmo cambiare la strategia della campagna. Brandon ha idee così innovative. Brandon è probabilmente la persona più talentuosa con cui abbia mai lavorato. Drew fece un passo avanti, posandomi una mano sulla spalla. Carter, forse dovremmo parlare dentro. Ma io non riuscivo a muovermi. Fissavo mia moglie. Il volto diventato completamente bianco, la colpa che le emanava come il calore della griglia. Da quanto tempo? Chiesi a bassa voce. Gli occhi di Victoria si riempirono di lacrime. Carter, ti prego. Non qui. Non così.
Da quanto tempo dormi con Brandon? I sospiri degli ospiti sembravano il fruscio del vento tra gli alberi. Il telefono di qualcuno cadde a terra. Cassidy afferrò il braccio di Drew come se avesse bisogno di aggrapparsi a qualcosa di solido. 8 mesi, rispose Amber, evidentemente decisa a continuare visto che ormai il segreto era uscito. Stanno insieme dalla festa di Natale in ufficio. Victoria ha detto che eri troppo concentrata sul lavoro per accorgertene. Victoria si voltò verso la sua amica con furia. Sei un'assoluta. Te l'avevo detto in confidenza. Sì, beh, tu mi avevi anche detto che avresti lasciato Carter mesi fa, ribatté Amber, il coraggio dell'ubriachezza che la rendeva audace. Ma continui a tenerlo in ballo perché ti piace il suo denaro e questa bella casa che ti ha costruito. Avevo la sensazione di assistere a tutto questo come spettatore esterno, come se fluttuassi sopra il mio corpo, guardando la vita di Carter Jameson crollare davanti a 30 testimoni mentre il pollo bruciava sulla griglia dietro di me. È vero, chiesi a Victoria. Rimani con me per i miei soldi. No, disse disperata, avvicinandosi a me. Carter, non è così, è più complicato. Complicato, dissi, sorpreso da quanto fosse ferma la mia voce. Ora, davanti a tutti, dimmi la verità. Victoria guardò tutte quelle facce che ci fissavano. Alcune erano scioccate. Altre a disagio. Alcune sembravano sapere tutto da tempo e aspettavano solo questo momento. Non volevo che succedesse, iniziò Victoria. E notai che non lo negava. Brandon e io, ci siamo semplicemente trovati. Lui mi capisce in modi che io non, finì per lei. Capito? 8 mesi. 2 stagioni di bugie. 240 giorni a guardarmi in faccia fingendo che andasse tutto bene. Non volevo farti del male, disse Victoria, le lacrime che le rigavano il volto. Stavo cercando di capire cosa fare, come dirtelo. Ma non avevi intenzione di lasciarmi, la interruppi. Secondo Amber, volevi solo continuare la tua relazione mentre godevi della casa che ho ristrutturato e dello stile di vita che la mia impresa di costruzioni ti garantisce. Drew strinse più forte la mia spalla. Forse è meglio che tutti se ne vadano, annunciò alla folla. Date un po' di privacy a Carter e Victoria. Ma io scossi la testa. No, possono restare. Voglio testimoni per questo. Guardai direttamente Victoria. Mi hai mai amato o ero solo la scelta stabile mentre aspettavi qualcosa di più eccitante? Certo che ti amavo, disse Victoria. Ti amo ancora, Carter. Ma Brandon, lui mi fa sentire viva in modi che non provavo da quando ci siamo sposati. Da quando ci siamo sposati, ripetei. Quindi, in pratica, sei stata infelice tutto questo tempo, ma non te la sei sentita di dirmelo perché i vantaggi erano troppo buoni per rinunciare. Amber, che aveva scatenato tutto questo disastro, decise improvvisamente di gettare altra benzina sul fuoco. Sta progettando di chiedere la metà di tutto nel divorzio. Parla con gli avvocati da 2 mesi interi. Victoria si girò di scatto. Amber, giuro su Dio, aspetta, dissi alzando la mano. Parli con avvocati divorzisti mentre dormi ancora nel mio letto, mentre fai finta che stessimo costruendo un futuro insieme. Se questa storia ti sta catturando e vuoi sentire altri racconti reali di tradimenti, sopravvivenza e giustizia, premi il pulsante e iscriviti qui sotto. Lascia un commento con le tue esperienze nel scoprire la verità. E schiaccia il like per aiutare questo video a raggiungere chi ha bisogno di ascoltare questa storia. Il tuo supporto significa tutto. Victoria aprì la bocca, la richiuse, poi annui. Avevo bisogno di sapere quali fossero le mie opzioni. Le tue opzioni, dissi, e poi cominciai a ridere. Non potevo farne a meno. L'assurdità di stare nel mio giardino circondato da persone che mangiavano il mio cibo e bevevano la mia birra, mentre mia moglie ammetteva di pianificare la mia rovina finanziaria era troppo. Drew sembrava preoccupato. Carter, amico, forse siediti. Sto bene, dissi, asciugandomi gli occhi. Anzi, sto meglio di così, perché sai una cosa.
Questa è la prima conversazione onesta che Victoria e io abbiamo avuto in 8 mesi. Guardai mia moglie, la guardai davvero, e capii che stavo fissando una sconosciuta. Ecco cosa succederà. Farai la valigia e te ne andrai stasera. Puoi andare da Brandon o Amber o chiunque ti voglia dopo questo spettacolo. Carter, ti prego, implorò Victoria. Non possiamo parlarne in privato. Perché? Chiesi. Non ti importava della privacy quando dormivi con un altro uomo. Non ti importava della discrezione quando pianificavi il divorzio alle mie spalle. Quindi no, lo facciamo qui, ora, con testimoni. Tirai fuori il telefono e cominciai a scrivere. Sto scrivendo al mio avvocato adesso. Lunedì mattina avrai i documenti per il divorzio. E a differenza tua, non trascinerò questa cosa. Vuoi uscire? Esci. E la casa? Chiese Victoria. E anche in quello stato di panico non poté fare a meno di chiedere dei beni. E la casa? Risposi. L'ho comprata prima di sposarci. L'ho progettata e ristrutturata con i miei soldi, quelli della mia impresa che esisteva prima che tu entrassi nella mia vita. Forse dovresti chiedere a quegli avvocati con cui parli, ma sono abbastanza sicuro che questa casa rimarrà mia. Il colore svanì dal volto di Victoria. Ma ci ho vissuto per 9 anni e tu mi tradivi da 8 mesi mentre progettavi di prenderti la metà di tutto quello che ho costruito. Quindi scusami se non mi sento generoso nella divisione dei beni. Cassidy fece un passo avanti, con voce gentile. Victoria, forse dovresti chiamare qualcuno che venga a prenderti. Non dovresti guidare adesso. Chiamo Brandon, propose Amber, ancora ubriaca e apparentemente incapace di leggere la situazione. Perfetto, dissi. Chiama l'uomo con cui ha avuto una relazione. Lascia che sia lui a gestire questo casino per una volta. Victoria guardò gli ospiti, probabilmente sperando che qualcuno la difendesse o almeno mostrasse un po' di simpatia. Ma la maggior parte evitava accuratamente il contatto visivo. Alcune donne bisbigliavano tra loro, probabilmente analizzando ogni interazione che avevano visto tra me e Victoria negli anni. Vado a entrare a fare le valigie, disse piano Victoria. Ma Carter, questa conversazione non è finita. Sì, risposi con fermezza. Lo è. Le uniche conversazioni che avremo d'ora in poi saranno tramite avvocati. Dopo che Victoria sparì in casa, un silenzio imbarazzante calò nel giardino. Poi Drew schiarì la gola. Allora, prendo io la griglia. Quelle cosce di pollo sembrano un po' bruciate. Qualcosa nel suo commento ruppe la tensione. Qualcuno risse nervosamente. Qualcuno riaccese la musica. Lentamente, esitanti, le conversazioni ripresero, anche se ormai tutti parlavano chiaramente di quello che era appena successo. Mi sedetti pesantemente su una delle sedie del patio che avevo costruito l'estate scorsa. Cassidy apparve con una birra e me la porse. Come stai? Chiese. Onestamente, non lo so, ammettei. Una parte di me vorrebbe vomitare. Un'altra vorrebbe urlare, ma soprattutto mi sento vuoto. Drew si unì a noi, avendo salvato con successo il pollo dal bruciarsi del tutto. Per quel che vale, non ho mai sopportato Victoria. Ho sempre pensato che fosse troppo attenta alle apparenze. Non l'hai mai detto, feci notare. Avresti ascoltato, chiese con dolcezza. Aveva ragione. Ero così innamorato dell'idea di Victoria, della nostra vita perfetta insieme, che probabilmente non avrei sentito nessuna critica. Amber barcollò verso di noi, sembrava un po' più sobria ora che il peso di quello che aveva fatto le stava cadendo addosso. Carter, mi dispiace tanto. Pensavo che tu sapessi. Victoria parlava sempre come se voi aveste un'intesa, come se foste rimasti insieme solo per comodità. Lo erano, dissi piatto. Faceva sembrare che foste praticamente coinquilini troppo pigri per fare le pratiche. Documenti, continuò Amber. Diceva che lavoravi sempre e che non le prestavi quasi più attenzione. Pensai all'ultimo anno. Sì, ero stato impegnato con il lavoro.
La mia impresa edile aveva ottenuto 3 grandi contratti e avevo fatto lunghe ore per gestire i progetti, ma avevo sempre trovato tempo per Victoria. Serate fuori ogni venerdì, viaggi nel weekend quando potevamo. Stavo letteralmente pianificando un viaggio a sorpresa per il nostro anniversario alle Hawaii il mese prossimo. Stavo pianificando un viaggio per il nostro anniversario, dissi ad alta voce. 2 settimane a Maui. Ho già comprato i biglietti. Cassidy fece un suono di comprensione. Oh, Carter, allora credo che posso portare Drew al suo posto. Scherzai debolmente. Facciamo un viaggio tra fratelli. Drew sorrise. Ci sto. Cassidy può sopravvivere senza di me per 2 settimane. Circa mezz'ora dopo, la Mercedes di Brandon Pierce arrivò nel mio vialetto. Lo guardai dal patio mentre scendeva, esattamente come me lo aspettavo, poco più di quarantenne, capelli argentati perfettamente pettinati, vestito con abiti casual firmati che probabilmente costavano più del mio mutuo mensile. Ebbe l'audacia di girare verso il giardino. Ogni conversazione si fermò di nuovo mentre tutti lo osservavano avvicinarsi. Carter, disse, tendendomi la mano come se fossimo a una conferenza di lavoro. Credo che dovremmo parlare. Fissai la sua mano tesa come se fosse un serpente. Di cosa? Di come hai dormito con mia moglie per 8 mesi. Di come l'hai aiutata a pianificare il divorzio e a prendere metà dei miei beni. Cosa pensi esattamente che dobbiamo discutere? Brandon ebbe la grazia di sembrare a disagio. Guarda, non volevo che succedesse. Victoria e io ci siamo semplicemente trovati. Ho finito. Sì, ho sentito. La capisci in modi che evidentemente io non so. Lei si sente viva con te. Risparmia i dialoghi da romanzo rosa per chi ci crede. La amo, disse Brandon. Come se questo spiegasse tutto. Allora puoi tenerla, risposi. Perché io ho finito. Sta dentro a fare le valigie adesso. Prendila. Prendi il dramma. Prendi le bugie. Ma vattene dalla mia proprietà. Brandon iniziò a dire altro, ma Drew si mise in mezzo. Al 1,90 m e con il fisico da ex linebacker universitario, Drew poteva essere intimidatorio quando voleva. L'uomo ha detto vattene, disse Drew con calma. Ti consiglio di ascoltare. Brandon saggiamente decise di non discutere con uno che aveva 50 kg di muscoli in più. Si diresse verso la casa proprio mentre Victoria usciva con 2 valigie e la borsa del portatile. Si fermò quando mi vide guardare. Carter, mi dispiace davvero. Non volevo che finisse così. Come volevi che finisse? Chiesi. Con te che prendi metà di tutto mentre io mi chiedo perché il nostro matrimonio è fallito. Non ebbe risposta. Brandon prese le sue borse e le caricò nella sua Mercedes. Guardai mia moglie di 9 anni allontanarsi con un altro uomo, circondata da 30 persone che avevano appena assistito al momento più umiliante della mia vita. Dopo che se ne andarono, la festa si sciolse rapidamente. La gente trovava scuse imbarazzate e se ne andava in fretta, probabilmente ansiosa di iniziare a scrivere ai propri amici per raccontare il dramma appena visto. Presto rimanemmo solo io, Drew e Cassidy seduti sul patio, circondati dai resti di quello che avrebbe dovuto essere un pomeriggio divertente. Volete restare? Propose Cassidy. Possiamo aiutare a pulire. No, dissi, guardandomi intorno tra cibo avanzato e bicchieri abbandonati. Ho bisogno di un po' di tempo da solo per elaborare tutto questo. Dopo che se ne andarono, rimasi nel mio giardino fino al tramonto. Pensai ai 9 anni passati con Victoria, alla proposta che avevo pianificato per mesi, al matrimonio costato più della mia prima macchina, alle ristrutturazioni della casa che avevamo fatto insieme, o almeno che io avevo creduto di aver fatto insieme a lei. Quanto di tutto questo era stato reale? Mi aveva mai amato davvero o ero stato solo un comodo trampolino verso lo stile di vita che voleva? Il mio telefono vibrò con un messaggio da un numero sconosciuto. Era una foto di Victoria e Brandon in quello che sembrava il suo appartamento, con un bicchiere di vino in mano, accoccolati sul divano. Sotto la foto c'era un messaggio.
Pensavo dovessi vedere questo. Ormai non si nascondono nemmeno più. Amber. Fissai la foto a lungo, poi la cancellai. Non avevo bisogno di prove della loro relazione. La verità era già là fuori, testimoniata da 30 persone che avrebbero diffuso la storia più velocemente di quanto potessi contenerla. Ma sai una cosa? Andava bene così. Lascia che la gente parli. Lascia che la reputazione di Victoria prenda il colpo che merita. Io non avevo fatto nulla di male, se non fidarmi di mia moglie e lavorare sodo per costruirci una vita decente. La mattina dopo chiamai il mio avvocato, Patricia Morrison. Era uno squalo in giacca e cravatta, specializzata nella protezione dei beni degli uomini durante i divorzi. Avevo avuto il suo nome da un cliente che 3 anni prima aveva affrontato un divorzio complicato. Dimmi tutto, disse Patricia quando arrivai nel suo ufficio lunedì mattina. Raccontai tutta la storia, il barbecue, la rivelazione ubriaca di Amber, l'ammissione di Victoria sull'infedeltà, il fatto che stava già consultando avvocati per il divorzio mentre pianificava di prendere metà di tutto. Patricia prese appunti, con un'espressione che si faceva sempre più cupa mentre parlavo. Quando finii, si appoggiò allo schienale della sedia. Prima buona notizia, disse. La casa è tua. L'hai comprata prima del matrimonio. L'hai ristrutturata con fondi della tua attività prematrimoniale. Lei non ha alcun diritto su di essa. E la cattiva notizia? Può comunque puntare alla tua attività. A seconda di quanto sia cresciuta durante il matrimonio, potrebbe avere diritto a una parte di quella crescita. Lo stomaco mi si chiuse. Quanto? Difficile dirlo senza vedere i tuoi bilanci. Ma Carter, ecco cosa ti serve fare. Voglio ogni prova che puoi trovare della sua relazione. Messaggi, foto, testimoni che possano testimoniare. L'Oregon è uno stato di divorzio senza colpa, ma l'infedeltà può comunque influenzare la divisione dei beni, soprattutto se riusciamo a dimostrare che stava pianificando di truffarti. Amber mi ha mandato una foto, dissi, tirando fuori il telefono. E abbiamo 30 testimoni della sua confessione ubriaca. Patricia sorrise per la prima volta. È un inizio. Fammi avere la lista di tutti quelli che erano a quella festa. Avrò bisogno delle dichiarazioni di chi vorrà testimoniare. Nelle settimane successive, scoprii cose sul mio matrimonio che mi fecero dubitare del mio stesso giudizio. Drew e Cassidy ammisero di aver sospettato qualcosa da mesi, basandosi sul comportamento di Victoria agli eventi sociali. Il mio commercialista mi disse che Victoria aveva chiamato 2 volte nell'ultimo mese chiedendo dettagli sui conti della mia azienda. Perfino mia sorella Natalie, che vive a Seattle, ammise di non aver mai avuto fiducia in Victoria, ma di non aver voluto intromettersi. Perché nessuno me l'ha detto, chiesi a Drew una sera, bevendo birra a casa sua. Ci avresti creduto? Chiese lui. Eri pazzo di lei. Vedevi solo quello che volevi vedere. Aveva ragione. Ero stato così concentrato a costruire il nostro futuro che avevo perso i segnali che Victoria aveva già abbandonato il nostro presente. I documenti per il divorzio furono notificati a Victoria nell'appartamento di Brandon, che secondo il mio investigatore privato era dove viveva da quando era finito il barbecue. L'investigatore scoprì anche qualcosa di interessante. Brandon era ancora legalmente sposato con sua moglie Clare, che viveva a Seattle con i loro 2 figli adolescenti. A quanto pare, le affermazioni di Brandon di essere divorziato erano tanto false quanto il suo amore per Victoria. Quando condivisi questa informazione con Patricia, sorrise come un gatto che ha catturato un topo particolarmente grasso. La situazione si fa sempre più interessante. Mandami tutto quello che il tuo investigatore privato ha trovato su Brandon Pierce. La reazione di Victoria ai documenti del divorzio fu prevedibile, voleva metà di tutto. La casa, la mia azienda, i miei conti pensionistici, persino il mio camion. Il suo avvocato, una donna aggressiva di nome Denise Crawford, inviò lettere minacciose sostenendo che Victoria aveva contribuito al mio successo con il suo supporto emotivo e la gestione della casa. Supporto emotivo, risposi amaramente quando Patricia mi mostrò le lettere.
Lei ha tradito per 8 mesi con un altro uomo. Che tipo di supporto è quello? Quello che non reggerà in tribunale, mi assicurò Patricia. Soprattutto con le prove che stiamo raccogliendo. Le prove continuavano ad accumularsi. Un tuono. Victoria scoppiò in lacrime mentre il suo avvocato tentava freneticamente di chiedere una revisione, ma era finita. Il giudice aveva visto attraverso ogni manipolazione e mi aveva dato esattamente ciò che Patricia aveva promesso, tutto ciò che mi spettava di diritto. Fuori dall'aula, Victoria cercò di avvicinarmi un'ultima volta. Carter, ti prego, disse, con il mascara che le colava sul viso. Non ho niente. Come farò a vivere? Non è più un mio problema, risposi semplicemente. Hai fatto le tue scelte. Devi conviverci. Ma Brandon iniziò, poi si fermò. Fammi indovinare, dissi. Brandon ha deciso che non valevi la pena quando non hai portato metà dei miei soldi. La sua espressione confermò la mia supposizione. Brandon se n'era andato appena Victoria era diventata un peso finanziario invece che un vantaggio. Non è giusto, sussurrò. No, concordai. Non è giusto mentire a tuo marito per 8 mesi. Non è giusto pianificare di distruggere la sua vita mentre fingi di amarlo. Non è giusto farmi passare per uno sciocco davanti a 30 persone al mio stesso barbecue. Ma la vita non è giusta, Victoria. Me l'hai insegnato tu. Me ne andai senza voltarmi indietro. 6 mesi dopo la sentenza, vendetti la casa. Troppi ricordi, troppo dolore legato a quelle mura che avevo ristrutturato con cura. Comprai un appartamento più piccolo, vicino al mio ufficio, qualcosa che fosse solo mio, senza fantasmi di un matrimonio fallito a infestare i corridoi. La mia azienda continuò a prosperare. Drew divenne socio a pieno titolo e ottenemmo un importante contratto con la città per lavori infrastrutturali. La storia del mio disastroso barbecue si era diffusa nella comunità delle costruzioni e, sorprendentemente, aveva suscitato più simpatia che scherno. Diversi altri imprenditori mi contattarono per condividere le loro storie di tradimenti e offrire supporto. Ricominciai anche a uscire, seppur con cautela. Il mio primo appuntamento fu con un'ingegnera di nome Riley, che lavorava nel dipartimento di pianificazione urbana. Era intelligente, divertente e, soprattutto, onesta. Quando le parlai di Victoria al terzo incontro, ascoltò senza giudicare. Deve essere stato devastante, disse. Vedere la tua vita esposta così davanti a tutti. Onestamente risposi, in un modo strano sono grato che sia successo in pubblico. Se Amber non si fosse ubriacata e non avesse raccontato tutto, forse avrei passato anni a chiedermi cosa fosse andato storto. Almeno così sapevo esattamente dove stavo. È un punto di vista sano, disse Riley. Non tutti riuscirebbero a vederlo così. Per quanto riguarda Victoria, seppi da amici comuni che si era trasferita in California per ricominciare. Brandon l'aveva lasciata appena il divorzio fu definitivo e lei aveva bruciato troppi ponti a Portland per restare. Amber, tormentata dal senso di colpa per aver distrutto il matrimonio della sua migliore amica, aveva cercato di mantenere l'amicizia, ma Victoria la incolpava di tutto e l'aveva completamente tagliata fuori. Amber mi ha contattato circa un anno dopo il barbecue, voleva scusarsi di nuovo. Ero ubriaca e stupida, mi disse davanti a un caffè. Pensavo di aiutare in qualche modo. Credevo che tu dovessi sapere la verità. Mi hai aiutato, le dissi sinceramente. Avrei voluto che la verità fosse venuta fuori in modo diverso, ma sono contento che sia venuta fuori comunque. Quindi, grazie, Amber. Lei sembrò sorpresa. Mi ringrazi per aver distrutto il tuo matrimonio? Ti ringrazio per avermi mostrato la verità sul mio matrimonio, correggendo. Victoria l'ha distrutto mesi prima che tu dicessi qualcosa. Tu hai solo reso impossibile per lei continuare a mentire. Guardando indietro, 2 anni dopo quel giugno al barbecue, capii che a volte i momenti peggiori della nostra vita sono in realtà doni mascherati. Quell'umiliazione pubblica mi costrinse ad affrontare verità che avevo evitato. Mi diede le prove necessarie per proteggermi legalmente. E, soprattutto,
mi liberò da una relazione costruita sulle menzogne. Non farò finta che non abbia fatto male. Passai mesi arrabbiato, a piangere il futuro che credevo avremmo avuto insieme. Ma alla fine la rabbia svanì, sostituita da qualcosa di meglio, chiarezza. Potevo vedere quanti segnali avevo ignorato. Quante volte avevo scelto di credere a Commode Buggy invece di fare domande difficili. La mia nuova casa non ha ancora il carattere di quella vecchia, ma ci sto lavorando. Ogni miglioramento che faccio è solo mio, non macchiato dai ricordi di una donna che non mi ha mai amato davvero. Drew ed io abbiamo ampliato l'azienda, portando un terzo socio e assumendo 6 nuovi dipendenti. Il lavoro va meglio che mai, probabilmente perché non sono più distratto da drammi sentimentali o dal fingere che tutto vada bene quando non è così, e con Riley stiamo andando piano, ma c'è un vero potenziale. Lei è diretta e onesta, in un modo che Victoria non è mai stata. Quando Riley è arrabbiata, lo dice. Quando è felice, so che è sincera. Non c'è bisogno di indovinare o chiedersi se sta recitando per qualcuno. L'altro giorno, in un negozio di ferramenta, ho incontrato uno degli ospiti di quel famigerato barbecue. Mi ha riconosciuto subito. Ehi, Carter, ha detto imbarazzato. Come stai dopo, sai, tutto quello che è successo? Sto bene, ho risposto, rendendomi conto che era vero. Davvero bene, in realtà. È bello sentirlo, amico. Quella situazione è stata brutale. Lo è stata, ho concordato, ma anche necessaria. A volte le cose devono rompersi completamente prima di poterle ricostruire davvero. Lui annui pensieroso. È un buon modo di vedere le cose. Quella sera, tornando a casa, pensai a come una domanda ubriaca a un barbecue in giardino avesse cambiato tutto. A come 30 testimoni avessero visto la mia vita crollare in tempo reale. A quanto fosse stato umiliante, devastante e, in fin dei conti, liberatorio. Se stai attraversando qualcosa di simile, se hai scoperto un tradimento o stai affrontando le conseguenze di una fiducia infranta, sappi che migliora. Non subito e non facilmente. Ma se sei disposto a guardare la verità in faccia, anche quando fa male, puoi costruire qualcosa di migliore dall'altra parte. Il mio consiglio è, non ignorare il tuo istinto. Non giustificare comportamenti che ti mettono a disagio. E se qualcuno ti mostra chi è davvero, credigli la prima volta. E se ti capita di trovarti a un barbecue in giardino dove l'amico ubriaco di qualcuno comincia a rivelare verità scomode, forse ascolta. Perché a volte le persone che meno si preoccupano delle buone maniere sono quelle che ti dicono esattamente quello che devi sentire. Ho ricostruito la mia vita dalle ceneri di quel barbecue. La mia nuova casa sta diventando un vero focolare. La mia attività è più forte che mai. E ho imparato che a volte la cosa migliore che ti può capitare è vedere bruciare le tue comode bugie, così da poter finalmente vedere chiaramente. Grazie per aver guardato la mia storia. Se ti ha colpito, considera di iscriverti a questo canale per altre testimonianze vere di chi ha superato un tradimento e ne è uscito più forte. Lascia un commento con la tua esperienza o con quello che hai tratto da questa storia. E premi il pulsante mi piace per aiutare altri a trovare questo video, magari proprio chi ha bisogno di sapere che non è solo nelle sue difficoltà. Il tuo supporto significa tutto. E ricorda, sei più forte di quanto pensi.